Oggi giornatina ancora uggiosa, ci deve essere il sole, ma questa primavera si fa attendere. Allora, volevo farvi vedere qui che l'altra volta abbiamo un po' liberato, non ci ho più lavorato perché quando c'era il sole avevo altro da fare e quando avevo tempo di lavorare insomma fuori in giardino non c'era più il sole. Guardate che meraviglia, fanno anche un profumo buonissimo. Volevo farvi vedere qua che effettivamente liberandoli dalle erbacce si sono un pochino ripresi, e questo adesso è già il momento secondo me di tagliarlo e godercelo anche in casa in un bel vasetto semplice. Questo si è liberato, bellissimo anche questo, e questo qua poverino è rimasto piccolino perché non ha avuto modo di fare il suo percorso, però vabbè, sono contenta di averli liberati. Qua dobbiamo lavorarci ancora un po'. Lo sentite il gallo? Tutto il giorno. No vabbè, in verità è un rumore piacevole, un rumore della natura. Adesso ci mettiamo i guanti e guarda, ho lo smalto dello stesso colore del fiore. Si è già rovinato, è uno smalto chicco messo ieri, durato niente, guardate. Se sapete marche, brand di smalti che durano, anche essi, se è colorato a me non dura niente, anche se metto i top. Aiutatemi se avete un buon smalto che dura. E comunque vabbè, stavamo parlando di questo, mi sono persa col colore, e quindi adesso ci lavoriamo ancora un pochino perché vanno liberati. Anche la rosa, anche la rosa va liberata. Adesso dai, abbiamo mezz'oretta, ce la dovremmo fare. Volevo farvi vedere anche questa rosellina meravigliosa che farà tutte delle roselline gialle che sto cercando di far arrampicare qua lungo tutto questo pezzo, e vedrete fra poco questa rosellina gialla arrampicante ci stupirà. Per quanto riguarda questo terrazzato vi avevo detto che fra un po' inizieremo i lavori. Effettivamente adesso dovranno arrivare dei preventivi, delle idee di possibilità di cose che si possono fare qua sopra, perché sotto vabbè adesso c'è il telone verde, però sotto è tutto un piastrellato che si è rotto e va giù l'acqua nei garage, quindi vi tengo aggiornati anche di questi. Il nostro gallo ci fa sempre compagnia, ma adesso al lavoro. Mi vergogno un po' a farle vedere, ma vi rendete conto che io ho ancora le lucine di Natale a questa finestra? Le vedo tutti i giorni, dico dopo lo faccio, poi mi dimentico, lo rivedo il giorno dopo, poi dico dopo lo faccio, poi me lo dimentico e sono ancora lì. Ovviamente non le sto accendendo. In verità all'inizio le avevo lasciate perché ho detto no vabbè, comunque sono fiocchi di neve inverno, però poi mi sono resa conto che anche no, quindi dobbiamo togliere anche queste. Ah, poi dall'Aldi ho preso anche questi boho scaffale da appendere, e dovrebbe essere 2 pezzi, poi magari lo apriamo insieme. Erano scontati a 10 euro, ma il prezzo originale era poco di più, era 12,99. Vedete, sono così delle corde con una mensolina in legno, dovrebbe essere appunto 2 pezzi dell'Aldi, e non lo so perché fuori appesi qua in terrazza, adesso vi faccio vedere, ho paura che si rovinino subito. Quasi quasi volevo appenderli in casa. Fatemi sapere se cosa ne pensate. Poi dobbiamo ancora appendere questo che lo diciamo un segna temperatura che voglio appendere qua fuori. Vi faccio vedere dov'è. Qui a questa colonna, ok. E poi abbiamo ancora un numero civico bellissimo, quelli sempre così in ceramica con tutti i limoni, richiama sempre l'azzurro e il giallo, da mettere all'entrata, e che però non abbiamo ancora messo, quindi adesso per la primavera ci sono un po' tutti questi lavoretti da fare. Questo fatemi sapere se voi l'avete utilizzato, e visto che conoscete un po' casa mia, dove mi consigliereste di metterlo anche dentro. Vedete, se no un'idea era anche appenderlo qua, queste fatte tipo così, appese, o anche in terrazza, però non lo so, oppure lì facendole cadere con sopra delle piante cadenti, non lo so. Guardate che bello il calcanto. Questo devo tagliargli tutto
Le punte sono i crisantemi ancora di novembre. Devo tagliarli tutti i fiori secchi e insomma metterli a terra. E questo è il calicanto e questo è l'albicocco che continua. Sugli altri nel frattempo mio papà ha messo comunque il verde rame, perché un po' ci vuole, perché se no non mangiavamo niente. Ah, guardate dall'ultima volta come sono andate avanti le gemme del ciliegio, anche il pesco, guarda quanti fiorellini in più. Mi piace tenervi aggiornati di tutti questi passaggi di settimana in settimana. Non so quando uscirà questo video perché veramente col lavoro, con tutta una serie di cose sono abbastanza occupata, quindi secondo me questa settimana, che per me salta, infatti vedrete che salterà una settimana. Anche questo, guardate tutte le gemmine. E poi dobbiamo montare ancora il tappeto elastico. Eccoci qua, allora è giunto il momento di togliere questa mimosa veramente perché non si può più guardare, quasi mi vergogno a farvela vedere, però veramente mi piangeva il cuore a toglierla, anche perché comunque voi non potete sentire ma fa ancora profumo, guardate. Adesso poi questa la andremo a sbattere fuori, quindi buttiamo questo nelle cose del verde, questo in verità ma anche questo. Perché avevo poi fatto vari vasetti, perché voi avevate visto forse, scusate non mi ricordo, solo il primo, questo proprio il primo vecchissimo, guardate che colore sta diventando, anche l'acqua vabbè,
Però non puzza, non puzza, che sono che mia mamma l'altro giorno, l'altro ieri è entrata in casa e mi fa no no, anzi si profuma ancora. E poi questo qua che era all'entrata, per cui erano 2 tornate, secondo me la seconda tornata non l'avevamo fatta, sapete che non mi ricordo, secondo me è solo la prima, poi ho detto vabbè inutile che glielo rifaccio vedere, li annoio. Poi avevo un po' riordinato il tutto, anche qua dobbiamo ancora, sono già arrivate qualche uova di Pasqua e dobbiamo togliere questo, quindi qua riorganizziamo, vi devo far vedere questa, qua un disastro, mio figlio, guardate, l'arco, il libro degli incantesimi, la spada di, come si chiama questa? La spada di Star Wars, la guida Pokémon, l'arco con le frecce, ancora i biglietti di auguri del compleanno, lì c'è ancora la scritta che dobbiamo togliere, auguri del compleanno, quindi diciamo che è stato usato molto questo angolino, i gatti. Chi c'è? Chi c'è che vuole salutare? Ciao Felix, saluta. Chi vuoi salutare? Ti stiamo disturbando? Quindi bisogna un po' riordinare anche qui, questo però glielo lascio perché quando lui si fissa con i giochi, quindi qua sta organizzando una via di mezzo, un'avventura tra D&D, come vedete, questo è un cartellone per i master di D&D, vedete, ok, e quindi sta organizzando un'avventura che è un mix di D&D e Minecraft, ha avuto anche l'album delle figurine Minecraft. Se avete figli o nipoti sapete che tutti i bambini e ragazzini sono in fissa per Minecraft in questo momento. Il 3 aprile uscirà anche il film al cinema, probabilmente uscirà prima il film il 3 aprile che forse questo video, no scherzo. Questo lo usa solo, non impariamo a mangiare bene, vabbè questo in verità lo usa per giocare ma è soprattutto per tenerlo sotto, perché gli dico sempre non sporcarmi la tovaglia, non sporcarmi la tovaglia, tutti i dadi che gli regala lo zio, mio fratello, i dadi, questi qua vengono, allora, non dalla Russia, ma dalla Giordania, mi sembra, non mi ricordo, infatti sono particolari, ve li faccio vedere nel caso ci fosse qualcuno all'ascolto interessato, guardate che belli, sono molto belli questi dadi a più facce ovviamente, questo. E con la sua postazione con Alexa, le cuffie, insomma lui è super organizzato, la sua musica, tutto il suo cosa, vabbè. E quindi niente, stavo dicendo comunque che dobbiamo andare a buttare via questa mimosa e riordinare un pochino la sala. Mamma mia Felix, è la prima volta che ti vedo fare un saltone così. Vuoi uscire? Ma io ti faccio uscire, amore mio? Non sfondarmi la zanzariera. Vuoi uscire? Dai, usciamo che apriamo la porta e andiamo a buttare la mimosa. Dai. Le uova, chi interessasse, per ora abbiamo queste che sono state regalate dalla zia, dalla sorella di mio marito, quindi dovevano essere tutte e due di Harry Potter, perché i miei figli sono appassionatissimi, invece si è sbagliata, ha preso un Harry Potter e un Barbie, ma va bene lo stesso, e adesso vediamo se per mia figlia lo prendiamo noi, lo prendono i nonni, l'altro è Harry Potter. Per ora abbiamo solo queste, ma so che poi a Pasqua arriva altro. Noi generalmente non le compriamo mai, appunto perché ne arrivano sempre 3 o 4 dai parenti vari, 3 o 4 a testa, quindi più di 6-8 uova in casa direi anche no.
Eccoci qua, allora questi sono i due vasi, dopo andrò, adesso non so se lo faremo insieme o ve lo risparmio, andremo in lavanderia a lavarli, quindi questo è quello che vedete spesso, questo l'ho un po' riscoperto, ce l'ho da un po', l'ho un po' riscoperto recentemente, devo dire che chissà perché l'ho dimenticato, anche perché guardate come sta bene con questo ricamo della tovaglia, quindi questo adesso ci pensiamo. Allora, nei prossimi giorni, magari anche oggi, insomma, non so se entrerà in questo video o nel prossimo, quindi se vi interessa iscrivetevi al canale. Andremo da Pepco, perché sapete che io non ho più Teddy vicino, quindi andremo da Pepco a vedere un po' di cosine per riempire anche i vasi, magari se ci sono dei bei fiori finti, ma non di plastica, finti tipo quelli di tessuto, di pelo, insomma, delle cosine carine, leggere per la primavera, pastellate, un po' così. Guardate che bella tra l'altro questa, adesso dopo aver tolto la mimosa ritornerà come centro tavola qua. Vabbè, mi sto perdendo. Volevo farvi vedere perché io voglio andare a seminare quei vasi che abbiamo un po' pulito fuori. Allora, però questi li avevo presi ancora l'anno scorso, spero siano ancora buoni, però la doppia portulaca, che a me questa piace tantissimo d'estate, e infatti vedete che, vediamo, vi metto fuoco, questo indica la fioritura, quindi fiorisce da giugno a ottobre. La semina però in serra a marzo, ma noi invece la andiamo a piantare, quindi dobbiamo aspettare aprile-maggio. In verità pensavo di poterla già mettere giù, ma è meglio aspettare anche perché qua sta ancora un po' gelato. Oggi tra l'altro è il 21 marzo che sto registrando, quindi primo giorno di primavera, ma in verità in queste notti sta un po' gelando. Quindi portulaca 1, portulaca 2 aspettano purtroppo. Poi avevo preso queste zinnias carine, batuffolose, un po' sembravano, vediamo se metto dei cuscinetti, mi ricordano, Zinnia Elegance, andiamo a vedere insieme, quindi seminato da aprile a giugno 18-25 gradi, no è presto ragazzi, è presto, e da 15 sole, queste diventano grandi perché vedi che c'è scritto che diventano fino a 50 centimetri, però andiamo a leggere bene. Coltivazione annuale, questa specie che raggiunge un'altezza di circa 50 centimetri ed è come bordura per aiuole come fiore da taglio. 15-20 giorni ci impiega a germinare, però niente, 18-25 gradi, è presto anche questo perché fa troppo freddo. Vediamo questo, ma a questo punto aspetterei con tutte. La semina, vedete, la prima riga è la semina in serra, questa marzo, aprile, maggio, giugno e poi anche questa da giugno, quindi niente, in verità pensavo di seminare oggi con voi, in verità no. Però se facciamo un giro oggi o domani, quindi non lo so se ve lo metterò in questo o nel prossimo video, perché me ne rendo conto dopo mentre li sto editando quanto stanno diventando lunghi, magari andremo già a comprare delle piantine da mettere fuori, vediamo magari delle violette, qualcosa, boh, vediamo cosa troviamo. E perché ho voglia di primavera, ho voglia di fiori e ho voglia di qualcosa da mettere fuori dalla porta, insomma, vediamo, vediamo. La cosa sicura è che questi meravigliosi fiori coloratissimi devono aspettare.